È passato un mesetto dall'ultima puntata di Beato tra gli orologi, in tanti spesso mi chiedete di continuare la serie, non è passato poi troppo tempo, un mesetto insomma quanti sono? 4 fine settimana, c'è sempre tempo per rimediare, è una serie che indubbiamente continua, ma è anche vero che va avanti veramente da tanti mesi e quindi sto alternando questi video di Beato tra gli orologi con tante altre recensioni e tanti altri contenuti che voi stessi mi chiedete. Quindi è arrivato il momento di una nuova puntata di Beato tra gli orologi. 3 secondi di sigla, vi spiego di che si tratta e cominciamo. Benvenuti o bentornati nella nostra nuova stanza degli orologi, è nuova per ancora qualche altro video e poi sarà la solita stanza degli orologi, qui su TOC, dove parliamo di orologi, orologeria e storie di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso. Se siete nuovi, siete appassionati di orologeria e vi piace ascoltarne a 360 gradi storie e aneddoti, iscrivetevi, è del tutto gratuito e per noi invece è importantissimo. Grazie in anticipo. In questa nuova puntata di Beato tra gli orologi parliamo di Fortis, un'azienda molto spesso sottovalutata che poco si vede al polso degli appassionati, ma che ha fatto la storia dell'orologeria sportiva e anche dell'orologeria spaziale. Abbiamo già affrontato l'argomento qui su TOC con dei modelli particolari che vengono utilizzati per esempio durante le esercitazioni nei vari deserti del mondo per le prossime esplorazioni marziane, proprio perché Fortis si è sempre occupato per l'appunto anche di viaggi nello spazio e chissà che su Marte al polso di un astronauta non vedremo proprio un Fortis. Prima di continuare vi ricordo che mancano pochi pezzi disponibili degli 85 numerati che assieme a Vulcan abbiamo avuto l'onore di presentare recentemente e che orgogliosamente chiamiamo GMT Traveler, ovvero l'orologio dei viaggiatori. Si tratta del primo GMT di Vulcan al quale ho avuto l'onore di collaborare per l'appunto e che non a caso riporta i colori TOC con un quadrante dégradé grigio, le sfere e la finestrella della data in oro e il bracciale in acciaio, prima volta di Vulcan anche in questo caso, e il tutto a un prezzo veramente piccolo, cioè 1890 euro, prezzo scontato mettendolo nel carrello, che è praticamente lo stesso prezzo di un semplice Vulcan Nautique con bracciale in acciaio che arriva anche con il GMT Traveler. Lo trovate esclusivamente su rosaspina.it, dove per l'appunto mettendolo nel carrello vedrete il prezzo scontato perché il suo prezzo di listino è di 2240 euro, e Rosaspina è anche distributore esclusivo perché gli 85 pezzi sono proprio un omaggio agli 85 lunghissimi anni di attività della gioielleria Rosaspina, partner ufficiale di TOC e partner ufficiale di Vulcan naturalmente. Diametro 38 mm, spessore 12,2 mm, all'interno calibro Soprod Swissmade C125 True GMT e come dicevamo bracciale in acciaio. Edizione limitata, numerata in 85 pezzi al prezzo di un Nautique braccialato. Insomma, se stavate cercando un orologio, direi che è la vostra occasione. In Beato tra gli orologi mi occupo assieme a voi di commentare live i siti delle varie maison senza aver preparato assolutamente nulla, quindi ci sono tante cose che non ricordo, tante cose che non so, ma il bello è proprio questo, cioè da appassionato andare a fare un giro su ciò che offre una maison all'interno del proprio sito internet, valutarne il contenuto, valutare l'offerta e i prezzi quando li troviamo, per poi magari vedere in boutique se ci sono anche degli sconti rispetto a questi orologi. Quindi, senza perdere altro tempo, direi di andare sul nostro computer e guardare che cosa ci propone Fortis. Neanche a farlo apposta, Fortis comincia proprio con un orologio dello spazio, The Ultimate Space Watch, il Novonaut. Quindi deve essere sicuramente un orologio che peraltro ha delle forme ormai caratteristiche di Fortis e che appunto deve essere dedicato in qualche modo allo spazio o ai viaggi spaziali. Vedremo di che cosa si tratta. È sempre lui, una ridefinizione delle convenzioni un po' più accattivante più o meno, come traduzione è un po' poco fedele. Gli Ultimate Space Watch, va bene, un testamento a questo spirito. Ogni novonauta
Boast Our Space Test Movement Work 17, quindi contiene, è azionato dal movimento Work 17 che è testato nello spazio, Space Test, testato per lo spazio. E come? Vediamo un po' se... Poi Fortis ha anche grande storia nautica, però vediamo un po' che cosa ci vuole dire. Vediamo se ci sono delle notizie un po' più precise, perché detta così, insomma. Our proposal redefined. At Fortis V-Channel va bene, robusto, non convenzionale, ridefinito, rivisto. Toolwatch, bah, non mi pare ci sia. Vediamo, a casa nel cosmo, tra le stelle. Per più di 3 decadi abbiamo realizzato il miglior orologio spaziale. E va bene, questo l'ho detto anche io in realtà. Astronauti e cosmonauti indossano i nostri pezzi, va bene. Collaboriamo in spedizioni marziane simulate, e questo lo sapevamo, tra l'altro ci sono dicevo degli orologi dedicati, ma che sono veramente poi utilizzati dal personale proprio in queste spedizioni marziane simulate. Però vorrei capire questo orologio perché sarebbe testato, sarebbe non mi pare sia spiegato in nessun modo. Insomma, di sicuro Fortis ha una grande storia, che stavamo dicendo per l'appunto, legata allo spazio. Molti orologi Fortis sono stati nello spazio, insomma, che questo sia Space Test, onestamente non saprei dire perché. Evidentemente è stato portato nello spazio da qualcuno, però non vedo foto, non vedo indicazioni di questo genere. Diciamo che ci dobbiamo credere, dai, dobbiamo fare un atto di fede. Fortis è stata tante volte nello spazio, indubbiamente saranno in grado di mandarci anche questo nuovo Novonaut. Vediamo un po', accessori, perché sono andato in accessori? Così, per vedere accessori. Non tutte le aziende, non tutte le maison hanno una sezione accessori nel loro sito. E qui abbiamo delle viti passanti, uno specchio, un mirror tool, una depliante, un ardiglione, una borraccia per gli amanti degli accessori, un rocket. Che cos'è questo? 150 euro. Non so, non c'entra neppure nulla con gli orologi. Ma che cos'è? Non dice neppure cos'è. È soltanto good stuff, è bella roba. Vabbè. È bella roba. Poi un portapassaporto, un portaorologi, un astuccio portaorologi da viaggio, cinturini, NATO, eccetera eccetera. Vabbè, simpatico, a me piace sempre quando le maison mettono a disposizione degli appassionati anche degli accessori originali. Sono un amante, un fissato, voi la vedete la libreria alle mie spalle, è strapiena di accessori per orologi, cinturini, chiusure, lunette, vetri, tutta roba che prendo in più, anche un po' col timore di rovinare quella montata in prima battuta. Insomma, fissazioni da appassionato, immagino mi possiate capire bene. Novonaut N42, allora vediamo un po' i prezzi. Amadee 24, quindi questo qui è l'Amadee, cioè quello che vi stavo dicendo prima, per le missioni marziane simulate. 24, quindi 2024, deve essere una nuova versione che evidentemente rinnova l'accordo per fornire il personale con questo orologio. Io l'ho già spiegato in un video, vi anticipo soltanto, e poi andatevi a vedere quel video perché di sicuro lo troverete interessante, che come potete vedere la lunetta è una lunetta particolare, ha 2 triangolini con un countdown. Praticamente questi 2 triangolini servono a sincronizzare l'orologio marziano con l'orologio terrestre, in maniera tale da sapere quando parte e quando arriva sulla Terra o su Marte e viceversa il segnale radio, perché ci vogliono per l'appunto circa 10 minuti. E questa lunetta qui può essere utilizzata per l'appunto per cronometrare varie situazioni di scambio dati proprio tra i 2 pianeti. Quindi se è un 2024, se non ricordo male quello che ho recensito io era un 2021-2022, evidentemente ci sono dei stati questi rinnovi. Quindi di sicuro lui è Space Test, perché lui è stato nello spazio. Se
6.100 euro. Non ricordo il movimento, vediamo un po' se c'è il movimento, perché non ricordo esattamente se si tratta di quel Work 17 che abbiamo letto prima e che anche in questo caso ammetto di non sapere di che cosa si tratta. Titanio, braccialetto, vabbè, acciaio, bracciale acciaio. Vediamo se ci sono altre indicazioni. Work 17 è un 60 ore di riserva di carica, cronografo ruota a colonne, benissimo, è super luminova, non so se ci dice di che cosa si tratta, se è su base ETA 7750, molto probabilmente sì, o qualcosa del genere, però ripeto, è tutto live, non c'è nulla di preparato, anzi nei commenti ditemi se ne sapete di più, io me lo andrò a guardare dopo naturalmente. Bello per gli amanti dello spazio, per gli amanti dell'esplorazione spaziale, di queste avventure. Fortis per me regala sempre grandi emozioni. Questo qua invece è il Novonaut, che però non è l'Amadeo, è il Legacy Edition con bracciale, block bracelet, forse vuol dire bracciale integrato secondo loro, cioè bracciale tutt'uno con la cassa, vabbè, non lo sapremo mai. Acciaio riciclato, recycled stainless steel, non immaginavo. Vediamo un po' se ci sono altre indicazioni. 60 ore di riserva di carica, anche in questo caso by the Space Approved Fortis Work 17, Fortis Work 17. È lo stesso movimento di prima, ma anche in questo caso non sappiamo. Allora, 42 mm, sono un po' grandi questi orologi. Sapete che facciamo? Io lo vado a vedere cos'è questo Work 17. Allora, tra i movimenti troviamo il Work 17 proprio nelle specifiche di Fortis, è the first ever space approved manufacture caliber in the history of time, cioè praticamente ci stanno dicendo che questo è il calibro primo in assoluto e quindi ancora prima del 321 di Omega su base Alemania ad essere qualificato per lo spazio. Però aggiungono questo manufacture caliber, cioè praticamente calibro di manifattura, probabilmente intendendo che il 321 di Omega per l'appunto su base Alemania non è un vero calibro di manifattura interna ad Omega, interna all'azienda, e con questo piccolo escamotage probabilmente se tirano fuori il primo in assoluto calibro di manifattura testato per lo spazio. Vediamo se ci dice qualcos'altro anche riguardo alla storia e quindi a quando sarebbe stato testato per la prima volta in assoluto. The VAT4 landscape of Finland have been successfully tested during a rocket campaign. Quindi probabilmente si riferisce all'anno 2022, praticamente 60 anni dopo l'Omega 321. Vabbè, testato durante una campagna missilistica, cioè una campagna con missione con un missile praticamente. Per più dettagli visitare il canale YouTube di Fortis. Vabbè. Quindi faccio subito ammenda, è un calibro vero di manifattura come dichiara Fortis, è il primo calibro di manifattura testato per lo spazio come dichiara Fortis. Vediamo se vale la pena fare un video di approfondimento come ho già fatto con il calibro di Omega, con gli Speedmaster di Omega, su cui ho registrato diversi video, tra cui un documentario di 27 minuti che è piaciuto tanto, quindi se siete interessati trovate tutto sul canale. Vabbè, voglio proprio vedere Fortis. Questo naturalmente lo tagliamo. Bene, questo qui era l'orologio in acciaio, poi abbiamo ancora l'N42 con bracciale ibrido, l'N42 blu, l'N42 eccetera eccetera, tutti con prezzi peraltro molto diversi, a differenza di ciò che siamo abituati a vedere con l'altra Maison dove i colori hanno gli stessi prezzi. Qui il blu ha un prezzo di 5.100 euro contro il nero che ha un prezzo di 4.950 euro, poi è l'N42 First Edition 5.200 euro, anche in questo caso un prezzo completamente diverso, e poi un altro orologio simpatico, questo quadrante bianco, mi ricorda un po' la grafica dello Speedmaster bianco con i contatori vuoti, quindi praticamente si vedono quasi soltanto le lancette dei subcontatori. Anche questa lancetta un po' Alaska Project, che poi sia arrivata prima Omega o prima Fortis, onestamente non so dirlo, e direi che ci possiamo tranquillamente passare sopra. Sono comunque orologi, sono cronografi, ma sono anche orologi
completamente diversi tra di loro. La colorazione è molto simpatica, 5.300 euro. Vediamo a questo punto che cosa c'è di bello all'interno, se c'è un calibro di manifattura, 41 mm, acciaio riciclato con inserti di oro 18 carati. Vediamo un po' cos'altro c'è, non ci dice però il calibro. Il prezzo è alto, 5.300 euro, è come gli altri che hanno questo WERK 17 che è un calibro di manifattura. Ok, però vediamo View All Specs, ecco qua, vediamo un po'. Testa dell'orologio, peso 98 grammi, spessore 14,5, lag to lag 50,5, diametro 41, l'abbiamo già detto, un bello orologione indubbiamente, non è piccolo ma è anche un bello sportivone. Anche in questo caso il Fortis WERK 17, calibro di manifattura con ruota a colonne che ne garantisce, ne aumenta l'affidabilità. Ok, 60 ore, regolato agli standard di cronometro, quindi regolato agli standard COSC, ma non è COSC. Però regolato agli standard COSC, come abbiamo imparato a conoscere, è molto diverso da essere COSC. Anche un NH35 può essere regolato come un COSC, poi bisogna vedere però nel tempo l'affidabilità di questo calibro. Va bene, comunque, sono tutte specifiche onestamente che mi lasciano leggermente perplesso, se devo essere sincero. Nulla toglie alla storia, all'affidabilità, al fascino dei Fortis, dello spazio, delle missioni Amadè, delle simulazioni marziane. Nulla toglie. Sto semplicemente commentando alcuni aspetti che onestamente avrei reso in maniera diversa, ecco, consentitemi di dirla così. Ancora l'S41 con un quadrante grigio che costa uguale a quello bianco. Ok, bello questo particolare panda con fondo scuro in realtà, ma contatori ancora più scuri, anche in questo caso stesso prezzo. Questo qui costa un po' di meno, piace di meno, costa di meno, 4.950 euro, eppure un bellissimo panda. Ah no, un momento, ha il cinturino, in questo caso ecco, così si vede con il bracciale in acciaio, così invece si vede con il cinturino, quindi con cinturino evidentemente costa 350 euro in meno. E infatti, eccolo qua, fa vedere, vabbè, col bracciale costa 5.300 euro, molto carino. Vediamo cos'altro ci offre, ancora S41, M44, vediamo questo qui, molto simpatico, una cassa un po' anni 70 indubbiamente, M44, dai, ce l'abbiamo fatta, acciaio riciclato anche in questo caso. Prezzo 4.600 euro. Sono tutti orologi che costano, non ci sono orologi da 1.000, da 2.000, da 5.000, siamo tutti attorno ai 5.000 euro. Evidentemente sono tutte, questo in questo caso è riserva di carica 70 ore, quindi ha un calibro, infatti calibro di manifattura WERK 11 che non è cronografico, motivo per cui evidentemente c'è anche una riserva di carica maggiore. Dicevo, sono tutti pezzi di una manifattura che ha, secondo me, ben chiaro, da ciò che vedo, il proprio progetto, la propria storia, e questo è indubbiamente un grande punto di forza, perché molto spesso abbiamo visto proprio in Beato tra gli orologi Maison che diversificano così tanto da realizzare orologi di altissima gamma e orologi di lusso, ma anche orologi da centro commerciale, roba da pochi soldi e che servirebbe ad accontentare un po' tutti, ma finisce che semplicemente va a svilire invece quello che è il blasone, quello che è la storia di una Maison. Per ora con Fortis ho visto soltanto pochi progetti con diversi colori, ma tutti perfettamente centrati, tutti con una propria precisa identità, tutti di manifattura. Per ora abbiamo visto il WERK 17 e il WERK 11, e ripeto, faccio ammenda per primo perché in questo caso conveniva un attimo approfondire, e lo abbiamo fatto, anche se si perde un attimo quel fascino della puntata live, ma insomma poco importa, poi alla fine l'importante è fare dei commenti che siano sensati, no? È molto interessante, anche un bell'orologio. Il diametro, non abbiamo visto il diametro, ma ci tenevo a vederlo perché è un bell'orologio, e se avessi un diametro anche interessante sarebbe ancora meglio. Vediamo un po' se ce lo dice nelle specifiche. Wrist size, no, qui non lo dice. Allora vediamo qui, 44 mm.
una bestia, però ha un lag to lag molto contenuto, 48 mm, infatti non ha le anse ma ha quella particolare forma della cassa anni 70, spessore peraltro abbastanza contenuto anche lui, 14 mm, che per un 44 mm non sono tanti, giustificati naturalmente anche da quello che sono i dati tecnici di questo orologio, ovvero impermeabilità a 500 metri. Infatti ho visto quella che di sicuro è una valvola per l'espulsione dell'elio in camera iperbarica. Poi vorrei sapere, ma tutti pure gli amanti di sta valvola dell'elio, no? Ma lo sapete cos'è una camera iperbarica? Vabbè, scherzi a parte, si tratta comunque di una ricerca tecnica che indubbiamente non dispiace su un orologio che vuole essere venduto come uno strumento, per quanto oggi gli strumenti siano altri, questo credo che sia indubbio e innegabile, però quando uno spende 4.600 euro per un orologio subacqueo, credo che sia legittimato a chiedere ciò che si può avere. Abbiamo ancora l'M44 cinturino in gomma con questo Old Radium che richiama un po' lo stile vintage, costa un po' di meno perché è il bracciale in gomma giustamente. Poi abbiamo questo qui con dei profili in oro, 6.500 euro, costa un po' di più. Ancora M44 di tutti i tipi, poi l'M40 evidentemente è lo stesso orologio, 44 e 40 a questo punto sarà il diametro, quindi praticamente è più o meno lo stesso orologio ma meno tecnico, quindi sarà un 40 mm, probabilmente un 300 metri, tiro a indovinare, vediamo un po', 300 metri, senza valvola per l'espulsione dell'elio, 40 mm, insomma un M4 a misura d'uomo. Bella scelta, bella scelta. Questa è una buona alternativa per gli appassionati, poter scegliere anche varianti e diametri, poi un sacco di colori che onestamente non fanno mai male, perché ci sta che si possano scegliere varie versioni, tutti da 40, quindi in questo caso abbiamo l'M da 40 e da 44, e poi abbiamo i Flieger F43 Triple GMT, quest'altro F43, il B-Compax, vediamo un po' senza ricaricare la pagina, sì, diciamo che sono tutti Fortis che conosco. Vediamo il GMT che calibro monta, 4.600 euro, anche in questo caso mi aspetto calibro di manifattura Fortis, lo apriamo subito, vediamo che cosa succede. Calibro di manifattura Work 13, quindi in questo caso abbiamo il 13, prima avevamo l'11, abbiamo visto per primo il 17, 70 ore di riserva di carica, GMT di manifattura a un prezzo più che abbordabile. La cassa rimane di grandi dimensioni, è vero anche che garantisce comunque 200 metri. C'è da dire che il Vulcan GMT Traveler che abbiamo presentato assieme alla Maison è un 200 metri ma 38 mm, 12,2 mm di spessore. Naturalmente non ha un calibro di manifattura ma costa meno della metà, con bracciale in acciaio, però ecco, indubbiamente interessante. In questo caso abbiamo titanio. È interessante sapere che Fortis è concentrata sui calibri di manifattura ed è anche abbastanza curioso vedere che poco se ne parla, poco si vedono questi orologi nei video YouTube e, come dicevo all'inizio, al polso degli appassionati, nonostante siano dei grandi orologi tecnici, dei veri strumenti, e tutti secondo me centrati perfettamente con la storia e con il prestigio di Fortis. Abbiamo ancora F43B Compax, vari colori, in questo caso costa meno, 3.800 euro. Sono curioso di vedere se per 3.800 euro, che è poco meno di quello che abbiamo visto fino ad ora, Fortis ci dà ancora il calibro di manifattura. Ma in questo caso inizio a dubitarne onestamente, vediamo subito. Un GMT con ghiera direzionale 12 ore, 43 mm, 200 metri, movimento riserva di carica 48 ore, non c'è altro, quindi probabilmente non ho pensato male. Vediamo un po'. Movement, in questo caso si parla di un UW Performance Caliber Standout. Idrovo antimagnetiche Gilt Glucidur Balance Wheel for Outstanding Precision. Day-Date Chronograph, regolato come un cronometro ma non lo è. In questo caso di che parliamo?
di sicuro non è manifattura, perché fino ad ora proprio Fortis ha parlato di manifattura, quindi non può esserlo, però anche in questo caso d'accordo, ma mi viene da dire 3.800 euro, con 1.000 euro in più si prende un GMT di manifattura, anzi con meno di 1.000 euro in più credo, vediamo un attimo, 3.800 euro per questo qui, mentre il Triple GMT 4.600 euro, quindi praticamente con 800 euro di differenza si prende un manifattura. Ci vedo poco senso in questa scelta da parte di Fortis. Poi sarà un ottimo orologio, costa comunque 800 euro in meno, però onestamente su certe cifre e su certi orologi non mi aspetto che possa essere un discrimine gli 800 euro, soprattutto se la differenza è un movimento di manifattura contro un movimento che di sicuro non lo è, almeno da ciò che leggiamo, ma lo si vede già dalle prime specifiche, no? A partire dalla riserva di carica. E poi abbiamo questi solo tempo che onestamente non mi fanno impazzire, vanno un po' sicuramente a rievocare quelle che sono le ultime tendenze del mercato, il celeste, il blu, insomma un po' troppo fashion. Questi B-Compacts sono un po' tutti quadranti, insomma non mi fanno impazzire. Se devo essere onesto, io con il catalogo Fortis mi sarei fermato qui. F43 Triple GMT, siamo tutti contenti, ecco qui, poi qua ci tagliamo una linea qui, a partire da qui, giù, tutto via. Non lo so. Mi piace tantissimo il Chrono, l'Amadè, mi piace il Chrono First Edition, mi piace l'S41, mi piacciono i diver tecnici e meno tecnici, mi piace il GMT di manifattura, tutto il resto onestamente, soprattutto perché non costa poco, costa poco meno rispetto a un vero Fortis di manifattura, credo che possa tranquillamente andare fuori catalogo. Questa è la mia visione. Come sapete, poi ad ogni termine di puntata scelgo anche quello che è l'orologio che porterei a casa. In questo caso capita anche che io non decida di non volere nulla da alcuni cataloghi, in questo caso invece scelgo molto volentieri l'N42 Amadè 24, perché da amante dell'esplorazione spaziale, dell'astrofisica in generale, da semplice curioso, non sono uno studioso, sono soltanto un curioso appassionato, un orologio di questo calibro è un orologio che sta facendo la storia di quelle che potranno essere le esplorazioni spaziali e marziane. Di sicuro mi farebbe piacere averlo, anche perché ci sono i contenuti tecnici. Calibro di manifattura a un prezzo di 6.100 euro, che non sono pochi, ma si tratta pur sempre di un cronografo ruota a colonne di manifattura che tanti altri normalmente invece vendono a prezzi decisamente maggiori. Ora fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, qual è il vostro Fortis preferito e soprattutto se sapevate quanto è importante la storia di Fortis nella subacquea e soprattutto nell'era spaziale. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui in questo video. Se vi piace come affronto il tema dell'orologeria e come vi racconto le storie degli orologi, vi chiedo di iscrivervi al canale, è del tutto gratuito e per noi è importantissimo, e vi do appuntamento qui nella nostra stanza degli orologi per un prossimo video. Ciao! Prima di continuare vi ricordo che mancano pochi pezzi disponibili degli 85 numerati che assieme a Vulcan abbiamo avuto l'onore di presentare recentemente e che orgogliosamente chiamiamo GMT Traveler, ovvero l'orologio dei viaggiatori. Si tratta del primo GMT di Vulcan al quale ho avuto l'onore di collaborare per l'appunto e che non a caso riporta i colori TOC con un quadrante dégradé grigio, le sfere e la finestrella della data in oro e
il bracciale in acciaio, prima volta di Vulcain anche in questo caso, e il tutto a un prezzo veramente piccolo, cioè 1890 euro, prezzo scontato mettendolo nel carrello, che è praticamente lo stesso prezzo di un semplice Vulcain Nautique con bracciale in acciaio che arriva anche con il GMT Traveler. Lo trovate esclusivamente su rosaspina.it, dove per l'appunto mettendolo nel carrello vedrete il prezzo scontato perché il suo prezzo di listino è di 2240 euro, e Rosaspina è anche distributore esclusivo perché gli 85 pezzi sono proprio un omaggio agli 85 lunghissimi anni di attività della gioielleria Rosaspina, partner ufficiale di TOC e partner ufficiale di Vulcain naturalmente. Diametro 38 mm, spessore 12,2 mm, all'interno calibro Soprod Swissmade C125 True GMT e, come dicevamo, bracciale in acciaio. Edizione limitata, numerata in 85 pezzi al prezzo di un Nautique braccialato. Insomma, se stavate cercando un orologio, direi che è la vostra occasione.